In Italia basta pronunciare due parole, insalata di riso, perché milioni di persone pensino immediatamente all'estate. Ogni famiglia custodisce la propria versione, ma tutte raccontano la stessa storia. Come spesso accade, nella cucina italiana tutto comincia con un gesto semplice. Una pentola d'acqua, il tempo necessario per raggiungere il bollore e la pazienza di non avere fretta. Le ricette migliori iniziano quasi sempre così. Mentre l'acqua si scalda, prepariamo anche le uova. Partire dall'acqua fredda permette una cottura più uniforme ed è uno di quei piccoli gesti tramandati da generazioni. L'acqua ha raggiunto il bollore, aggiungiamo il sale grosso così il riso inizierà ad assorbire sapore fin dai primi istanti di cottura. Ed ora entra in scena il protagonista di questa ricetta. Mescoliamo delicatamente. Nei primi minuti è importante evitare che i chicchi si attacchino tra loro. Il nostro obiettivo è uno soltanto, ottenere un riso leggero, asciutto e perfettamente separato. E questa è una delle caratteristiche che distingue una vera insalata di riso italiana. Anche nell'acqua delle uova aggiungiamo un pizzico di sale. È un piccolo accorgimento molto diffuso nelle cucine di casa. Se il guscio dovesse rompersi, l'albume tenderà a fuoriuscire meno facilmente. Adesso lasciamo che sia il tempo a fare il suo lavoro. In cucina la pazienza è spesso il primo ingrediente invisibile. Quando il riso è cotto, lo scoliamo immediatamente. Nemmeno un chicco va sprecato perché il rispetto degli ingredienti è sempre stato parte della cultura della cucina italiana. Adesso arriva il passaggio più importante. Raffreddiamo subito il riso sotto l'acqua corrente. In questo modo interrompiamo la cottura, eliminando l'amido in eccesso e manteniamo i chicchi perfettamente separati. È proprio questa consistenza fresca, leggera, mai collosa, che rende speciale una buona insalata di riso. Ogni chicco deve conservare la propria identità, contribuendo all'armonia del piatto. L'Italia coltiva il riso da secoli. Nelle grandi risaie della pianura padana nascono varietà pensate per preparazioni diverse. Alcune sono perfette per i risotti, altre, come quelle dedicate alle insalate di riso, mantengono i chicchi compatti, asciutti e ben separati, anche dopo il raffreddamento. È esattamente ciò che stiamo cercando. La scelta del riso non è un dettaglio, è il primo passo verso un risultato davvero autentico. Anche le uova vengono immerse subito in acqua e ghiaccio. Il freddo arresta la cottura, preserva il tuorlo e renderà il guscio molto più facile da rimuovere. Adesso distribuiamo il riso su un ampio vassoio. Più la superficie è ampia, più velocemente l'umidità potrà evaporare. È uno di quei dettagli che spesso passano inosservati. Eppure sono proprio i dettagli a fare la differenza, perché la cucina italiana non è fatta di gesti complicati, è fatta di gesti semplici, ripetuti con cura, giorno dopo giorno, generazione dopo generazione.
Mentre il riso termina di raffreddarsi, iniziamo a preparare tutti gli ingredienti. Ognuno viene tagliato in pezzi regolari. Non è soltanto una scelta estetica, significa fare in modo che ogni forchettata sia perfettamente equilibrata. Prosciutto cotto, formaggio, cetriolini, olive e tutti gli altri ingredienti devono unirsi senza che uno prevalga sugli altri. È questo equilibrio che rende speciale una vera insalata di riso italiana. Anche il modo di tagliare gli ingredienti contribuisce alla consistenza finale. Cubetti troppo grandi renderebbero il piatto poco armonioso. Pezzi troppo piccoli finirebbero invece per confondersi. La giusta misura permette di riconoscere ogni singolo ingrediente ad ogni assaggio.
Adesso tutti gli ingredienti sono pronti. È arrivato il momento di riunirli. Ogni aggiunta contribuisce a costruire il gusto finale. Nessun ingrediente deve dominare, tutti devono collaborare come gli strumenti di una stessa orchestra. Un filo di buon olio extravergine è sufficiente per legare tutti gli ingredienti. L'insalata di riso non deve risultare pesante, deve rimanere fresca, profumata e piacevolmente leggera. È proprio questa semplicità a renderla uno dei piatti più amati dell'estate italiana. Adesso mescoliamo delicatamente. Ogni chicco di riso inizierà ad avvolgersi dei colori, dei profumi e dei sapori di tutti gli ingredienti. È in questo momento che il piatto prende davvero vita. A questo punto copriamo il recipiente e lasciamo riposare l'insalata di riso in frigorifero. Il tempo farà il resto. Durante il riposo tutti i sapori inizieranno a conoscersi. Il riso assorbirà lentamente gli aromi, mentre ogni ingrediente contribuirà a creare un equilibrio ancora più armonioso. È un'attesa che vale sempre la pena rispettare.
Dopo il riposo, l'insalata di riso è finalmente pronta. I colori sono ancora più vivi, i profumi più intensi e ogni ingrediente ha trovato il proprio posto. È il momento di servirla, un piatto semplice, fresco, colorato, capace di riunire tutta la famiglia intorno alla tavola, perché nella cucina italiana il cibo è sempre anche condivisione. Ogni forchettata racconta una storia diversa, la dolcezza del prosciutto, la freschezza delle verdure, il profumo dell'olio extravergine e la leggerezza del riso. Ricette come questa attraversano il tempo, passano da una generazione all'altra, cambiano piccoli dettagli, ma lo spirito rimane sempre lo stesso, custodire il piacere della semplicità. Non è soltanto una ricetta, è il profumo di una giornata al mare, di un pranzo in giardino, di una gita fuori porta. È uno di quei piatti che accompagnano i ricordi prima ancora dei pasti. Grazie per aver condiviso con noi questo viaggio nella tradizione italiana. Se questa videoricetta ti è piaciuta, iscriviti al canale e continua a scoprire le autentiche ricette della cucina italiana, perché ogni ricetta racconta una storia e ogni storia merita di essere tramandata.